Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. In questo video imparerete i mesi dell'anno in italiano. Non li imparerete come si fa a scuola. Abbiamo preparato per voi i mesi dell'anno con le migliori canzoni italiane. In questo video abbiamo scelto per voi le 12 canzoni e autori italiani che ogni italiano conosce. Abbiamo unito l'utile al dilettevole. Vi assicuro che se guardate il video fino alla fine imparerete sia i mesi dell'anno sia moltissima cultura musicale italiana. Quindi, se volete imparare l'italiano a 360 gradi, questo video fa per voi. Abbiamo preso le parti delle canzoni italiane che citano i mesi dell'anno e le abbiamo messe insieme per formare una storia. Andremo a raccontarvi questa storia dove potrete vedere tutti i mesi dell'anno. Sullo schermo inoltre vedrete chi è l'autore e qual è la canzone. A fine video andremo nel dettaglio di ogni autore. Volevo diventare un pifferaio, stregare il mondo ed ogni sua creatura, crescere spighe di grano a gennaio, sfidar la morte senza aver paura. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, partito il mese di febbraio di 1000 anni fa. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quei mesi vivono nuovi amori. Son diventato, sai, il tramonto di sera e parlo come foglie di aprile e vibro dentro ad ogni voce sincera e con gli uccelli vivo il canto sottile. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. È per te che a volte piove a giugno, è per te il sorriso degli umani. E per te un'aranciata fresca e per te lo scodinzolo dei cani. Sarà che piove da luglio, il mondo che esplode in pianto. Sarà che non esci da mesi, sei stanco e hai finito i sorrisi soltanto. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Poi una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. E poi ti ho perduta nell'alba gelata di ottobre. Non c'era giorno migliore. Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via. Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia. Quando uscivamo era diverso. Sempre erano luci intense. Ora vedo opache insegne e pioggia di novembre. Dicembre, erano mesi che non usciva il sole. È sempre così difficile, dicevi. L'amore. Bene ragazzi, in questa storia abbiamo citato tutti i mesi dell'anno. Ma ora andiamo a scoprire quali sono questi grandi artisti della musica italiana di cui abbiamo citato le canzoni. La citazione di gennaio è tratta dalla canzone Acqua dalla Luna di Claudio Baglioni. Claudio Baglioni è uno dei più grandi cantanti italiani con oltre 60 milioni di dischi venduti. Uno dei suoi più grandi successi è Questo piccolo grande amore. Bellissima. Vi consiglio assolutamente di andare a cercare questa canzone e di leggere il testo. Ragazzi, ve la consiglio vivamente, è bellissima, stupenda. Per febbraio abbiamo scelto Il canto delle sirene di Francesco De Gregori, conosciuto come il principe dei cantautori grazie al suo modo di scrittura molto elegante. Tra i suoi più grandi successi vi consigliamo assolutamente di ascoltare Generale e La donna cannone. Per marzo abbiamo scelto I giardini di marzo del grande Lucio Battisti. Lucio Battisti è morto a soli 55 anni, ma ha venduto più di 25 milioni di copie. Tra i suoi più grandi successi, Il mio canto libero e La canzone del sole. Questa è la mia canzone preferita da fare con la chitarra, ve la consiglio vivamente. Apri
aprile! Per aprile abbiamo scelto una canzone di Celentano che si intitola L'arcobaleno. Pilastro della musica leggera italiana e soprannominato il molleggiato per via del suo modo di ballare. Probabilmente tra i suoi più grandi successi conoscerete Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Per maggio abbiamo selezionato La guerra di Piero del grandissimo Fabrizio De André. De André è stato uno dei più grandi cantautori italiani con più di 65 milioni di copie vendute. Per giugno abbiamo scelto una canzone di Jovanotti. La canzone si chiama Per te. Jovanotti è uno dei migliori artisti pop italiani di oggi. È anche un cantautore, un rapper e un DJ. Una delle sue canzoni più famose è sicuramente A te. Ve la consiglio vivamente, andate ad analizzare il testo in quanto è molto romantico e profondo. Quindi Jovanotti ha scritto sia la canzone Per te che la canzone A te. Titoli molto simili ma canzoni molto diverse. Attento alla preposizione. A te, per te. Probabilmente se venite dall'America Latina conoscerete l'autore che abbiamo selezionato per il mese di luglio. La canzone che abbiamo scelto è Il conforto di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha venduto più di 15 milioni di dischi e lui stesso ha reinterpretato le sue canzoni in francese, spagnolo, portoghese e inglese. Quindi molto probabilmente se parlate una di queste lingue già conoscete questo artista. E siccome ha tradotto i suoi testi in molte lingue è assolutamente consigliato per chi vuole imparare le lingue. Due delle mie canzoni preferite di Tiziano Ferro sono Ti scatterò una foto e Sere nere. Te tomaré una foto y tardes negras. Per agosto abbiamo scelto una canzone di Gigi D'Alessio che si chiama Un nuovo bacio. Con più di 26 milioni di dischi, Gigi D'Alessio è probabilmente il cantautore internazionale più famoso della scuola napoletana. Arriviamo a settembre e qui abbiamo Io Vagabondo dei Nomadi. I Nomadi sono un gruppo musicale formatosi nel 1963, tra i più famosi in Italia insieme ai Pooh. Se vi piace cantare e vi piace il karaoke, vi consigliamo assolutamente di imparare Io Vagabondo, perché nei karaoke in Italia è una delle più gettonate. Per ottobre abbiamo scelto una canzone di Laura Pausini che si intitola Frasi a metà. Come Tiziano Ferro, anche Laura Pausini è molto famosa in Italia, ma anche all'estero, soprattutto in America Latina. Ha inciso brani in diverse lingue e ha venduto più di 70 milioni di dischi, aggiudicandosi 225 dischi di platino. Probabilmente una delle sue canzoni più famose si chiama La solitudine. Molto bella, ve la consiglio. Per novembre abbiamo selezionato i grandissimi Articolo 31 con la canzone Cara mia ex. Gli Articolo 31 sono un gruppo hip hop formato da J-Ax e DJ Jad. Sono stati famosissimi durante gli anni 90 prima di cominciare le loro carriere soliste. Gli Articolo 31 hanno fatto una canzone molto divertente sullo stereotipo italiano che si chiama L'italiano medio. Quindi se volete andare a cercarvi il testo è molto divertente, ve la consiglio. Per dicembre abbiamo scelto una canzone di Cesare Cremonini che si intitola Maggese. Cremonini è stato cantante e frontman dei Luna Pop, con cui ha scritto il classico dei classici 50 Special. 50 Special è diventato ormai un classico della musica italiana e anche questo molto gettonato durante i karaoke. Quanto è bello andare in giro con le ali Sotto i piedi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Bene amici, questi erano i mesi dell'anno in italiano spiegati con le canzoni italiane. Fateci sapere qual è la vostra canzone italiana preferita e se conoscete qualche canzone di quelle che abbiamo appena citato. Siccome i mesi dell'anno sono 12, abbiamo dovuto selezionare 12 artisti italiani. Ce ne sono moltissimi altri di cui non abbiamo parlato, quindi assolutamente
iscrivetevi al canale perché andremo a raccontarvi moltissime altre canzoni italiane. Abbiamo Vasco Rossi, Biagio Antonacci, Ligabue. E questo era tutto per questo video. Se volete seguirci su Instagram trovate il link della nostra pagina nella descrizione del video. Lì potrete trovare tantissimi post con tante parole italiane per il vostro allenamento giornaliero, ad esempio. Imparare 5-10 parole al giorno è un ottimo esercizio per imparare una nuova lingua. Quindi continuate a scriverci, a taggarci nelle vostre storie, a noi fa tantissimo piacere, grazie mille. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!